Scaldate i computer perché in questo video andiamo a vedere come sviluppare i file del nostro Sistar con Cyril, Graxpert, Starnet, Photoshop e niente, basta. Bentornati in un nuovo video. Volevo cominciare ringraziandovi perché ho visto che ultimamente vi siete iscritti in tanti al canale, soprattutto in seguito alla pubblicazione dell'ultimo video che riguarda appunto la parte teorica sullo sviluppo dei file dei nostri telescopi smart. Per me è molto importante questo perché per sviluppare questo tipo di filmati mi ci vuole molto tempo, sia perché prima devo imparare appunto come si fa a fare le cose che vi mostro e in secondo luogo perché poi devo girare il tutorial, girare queste clip e poi metterle tutte insieme. Per voi non costa nulla, ma per me è molto importante e mi dà sostegno. Prima di iniziare la parte pratica, volevo già farvi vedere il risultato. Di fatto la clip che state guardando adesso viene dal futuro. Io il tutorial, nel momento in cui sto registrando questa clip, l'ho già girato, quindi ho già ottenuto l'immagine della nebulosa che andremo a sviluppare oggi. E quindi volevo farvi già vedere qual è il risultato finale, mettendolo in comparazione a quello che invece si può ottenere con il Sistar, quindi con l'applicazione del Sistar e lo stacking direttamente a bordo dell'applicazione. La nebulosa in questione è sempre la stessa, è la nebulosa Iris NGC 7023 che diverse puntate fa vi avevo fatto vedere direttamente a bordo del Sistar, e in questa immagine che state vedendo ci sono appunto tre nebulose NGC 7023 confrontate. La prima a sinistra che state vedendo è praticamente la nebulosa ottenuta direttamente dalla funzione somma del profondo cielo a bordo del Sistar, ritoccata con la rimozione intelligente del rumore e successivamente un po' sistemata nei bianchi, nei neri, nella saturazione e nel contrasto. Mentre l'immagine centrale è praticamente un primo tentativo rozzo che avevo fatto ancora un po' tempo fa per sviluppare appunto questi tutorial sulla stessa nebulosa con i 4 programmi che abbiamo visto nella teoria. Invece quella a destra è l'immagine finale, quella di questo tutorial, quella che otterremo strada facendo. Le differenze si vedono, quindi lascio dedurre a voi se vale veramente la pena seguire questa strada dello sviluppo manuale al computer dei file o se conviene appunto continuare semplicemente a riprendere con il Sistar e fare lo sviluppo direttamente con l'applicazione. Le immagini parlano da sole, anche se magari nel video non è veramente molto evidente. Vi posso garantire che la stessa nebulosa sviluppata con il computer, emergono dei dettagli che nello sviluppo semplice con l'applicazione non si possono notare, non si vedono. Partendo dallo stesso set di dati, quindi io ho acquisito la nebulosa in diverse serate e ho lo stesso set di dati, quindi con lo stesso set di dati ho fatto la somma del profondo cielo, quindi la funzione somma del profondo cielo nel Sistar, e ho ottenuto l'immagine a sinistra, e invece con lo stesso set di dati in 2 tentativi diversi ho ottenuto l'immagine al centro e a destra. Le differenze si vedono, quindi vale veramente la pena utilizzare questa tecnica per sviluppare i file. E torno a dire, come ho già detto in altri video, utilizzare il Sistar in questo modo è la strada giusta, perché altrimenti è come avere una macchina fotografica mirrorless o reflex e utilizzarla per scattare dei JPEG in automatico. Il tutorial sarà abbastanza lungo e è venuto circa oltre un'ora. Siccome non voglio appesantirvi, voglio che assimiliate le cose, lo farò uscire in 2 puntate. In questa prima parte vedremo lo sviluppo fino a un certo punto, poi vi lascio assimilare i concetti e proseguiremo fra una settimana, qualche giorno, farò uscire un altro video, la seconda parte, dove vedremo la seconda parte dello sviluppo fino all'esportazione nel programma finale di editing, dove io utilizzerò in questo caso Photoshop. Cercate di rimanere fino alla fine anche della seconda puntata, perché vi dirò un altro motivo, che adesso non vi sto a dire, per il quale vale veramente la pena continuare su questa strada, quindi sviluppare i file al computer. Io direi di non perdere altro tempo e passiamo subito al computer. Essendo il primo tutorial che faccio sull'argomento, vi devo spiegare dove scaricare i programmi, come installarli e come configurare il tutto per operare in maniera corretta. Dapprima scaricheremo Cyril. Per scaricare Cyril basta andare su Google, scrivere Cyril download
andare su Downloads e qui ci sono tutte le versioni. Potete scaricare tranquillamente l'ultima. Ovviamente le versioni beta sono quelle che potrebbero avere degli errori, quindi sono ancora in fase di aggiornamento. Io il tutorial l'ho girato con la beta 3, quindi scaricate pure la beta 3. Cliccate qui e scegliete il vostro sistema operativo. Io utilizzo Windows 64 bit e scaricate il programma. Dopo che l'avete scaricato, è un normale file eseguibile, lo andate a installare come un qualsiasi altro programma. Io adesso stoppo tutto perché l'ho già installato. Se andiamo a aprire il programma ce lo troviamo così, ok? Bene, Cyril è installato. Il successivo programma che andremo a scaricare è Graxpert. Quindi chiudiamo qui, andiamo su di nuovo Google e scarichiamo Graxpert. Download. Su Google scriviamo così, andiamo qua e qui andiamo nella pagina, direttamente nella pagina di download del software e schiacciamo Windows AMD 64. Partirà lo scaricamento, il file è circa 153 MB, io l'ho già scaricato, quindi dopo vi trovate una cosa di questo tipo. Una cartella zippata che voi andate ad unzippare e la andate a posizionare in una cartella del PC. Siccome questo non è un programma che funziona installandolo, ma semplicemente un eseguibile che voi cliccate e già lavora, posizionate la cartella con tutti questi file che state vedendo in un punto dove pare a voi. Io ad esempio ho posizionato questo cartello all'interno della cartella video del computer. Vi faccio vedere che Graxpert in realtà lavora già autonomamente. Se noi andiamo a schiacciare questa icona, che è l'icona del software, il software si apre standalone e volendo noi potremmo usarlo da qui caricando le immagini e facendo le operazioni di crop, estrazione dello sfondo, denoising e via dicendo. Poi un altro software che andiamo a scaricare è invece Starnet, quindi Starnet download, pagina ufficiale, è la prima che esce su Google, fate download e andate, mi sembra, qui in fondo, eccolo là. Avete due tipologie di file Starnet, diciamo, eseguibile. Scaricate pure la prima, Starnet, quella che sto indicando qui col mouse, v2 cli WinZip. Ovviamente è un file zippato, andate ad unzippare sempre il file, ci sarà una serie di cartelle, mettete questa cartella con questa serie di cartelle di Starnet all'interno di una cartella del PC dove volete voi, perché anche questo programmino non serve installarlo. Ci sono due versioni del software, c'è questa che lavora come codice all'interno di Cyril, poi vedremo come fare, e c'è invece quella che lavora standalone con la sua grafica user interface. Installate la prima, che è sufficiente perché noi lavoreremo con Cyril. Io ad esempio l'ho posizionata qui, sempre nella cartella video, ho la cartellina con Starnet, eccolo qua, ok? Ci sono dei file, questo è il file eseguibile, diciamo, che lavora con Cyril, quindi tenetelo a mente, è quello con l'icona SN, colore rosso e blu, e è scritto Starnet++. Lo chiudiamo. Adesso, così come abbiamo fatto, non è sufficiente, dobbiamo aprire Cyril e andare a configurare il collegamento tra Cyril e questi due software, quindi Starnet e Graxpert. Per farlo, una volta che avete aperto Cyril, dovete andare sulle preferenze, quindi qui sulle tre lineette in alto a destra, andare su preferenze e su varie, ok? Quindi l'ultimo tab. Ci sono questi tre pulsanti indicati come posizione software e come vedete il primo vi dirà dove deve puntare Cyril per aprire Starnet, quindi voi cliccherete qua e andrete in cerca del file che abbiamo indicato prima, quello con l'icona SN blu e rossa. Quindi io ad esempio l'ho messo qua su video, Starnet, cliccate questa, io l'ho già fatto quindi non lo faccio ancora. Poi nell'ultima riga andate a collegare Graxpert, quindi stessa cosa,
cliccate qui, andate in cerca della cartellina dove avete messo Grasper, che l'ho messa in video, precisamente qui e qui, e cliccate proprio l'icona di Grasper, questo è il programma, quindi linkate questa all'interno di Cyril e date applica. Adesso faccio annulla. Non è finita qui, dobbiamo attivare anche gli script che ci serviranno, perché la prima volta che aprirete Cyril alcuni script, che sono delle operazioni automatizzate diciamo, non sono attivi, quindi dovete andare sempre sulle tre lineette, preferenze, e dovete andare su scripts. Qui c'è l'elenco di tutti gli scripts attivabili diciamo in Cyril. Attivate per adesso, dopo vi spiegherò un altro script che sarà necessario per questa versione di Cyril, la beta 3. Attivate intanto l'Aberration Remover e il C-Star Preprocessing. Il C-Star Preprocessing è proprio quello script che è stato implementato da poco, credo dalla versione beta 2 o beta 1, adesso non lo so, della 1.4, ok, di Cyril, che ci permette di lavorare proprio i file del C-Star, quindi casca qua proprio a fagiolo. L'Aberration Remover è quello che, se avete visto il video della teoria, ci permette di ridurre l'aberrazione cromatica. Quindi attivate questi due script. Non è finita qui, manca l'ultimo passaggio. Per farvi vedere l'ultimo passaggio devo caricare un'immagine fit, quindi andrò ad aprire proprio quella che lavoreremo più tardi, così anche la vedete in anteprima. La vado a fare un auto stretch così la vedete. Per configurare l'ultimo passaggio dovete andare su script e lanciare su Python script, perché è in Python, scritto in Python, linguaggio di programmazione, lanciate Aberration Remover. Date esegui script. Perché lo andiamo a lanciare? Perché ci renderemo conto che per funzionare vi è bisogno di un file. Questo file va caricato, vedete, è un file modello che ci serve per ridurre l'aberrazione cromatica. Quindi dovete fare load model e caricarlo. Il problema è che questo file la prima volta non ce l'avete. Quindi come si fa a tirarlo fuori? Basta cliccare il tastino qui a destra, download model e info. Vi rimanda a Google Chrome e vi rimanda una pagina di GitHub, eccola qua, dove potete scaricare il modello, questo file modello. Quindi cliccate questo modello, lo scaricherà, mettete anche questo file in una cartella che a voi piace. Io ad esempio l'ho messa sempre nella cartella video, quindi ce la troviamo qua. Vedete, qui ho Grasper, ho Starnet e ho il modello, è un file ONNX come estensione. Fatto questo, una volta che l'avete scaricato, dovete ovviamente andare su Aberration Removal, eseguire lo script e la prima volta, solo la prima volta, caricare il modello. Quindi andate sul load model, andate sulla vostra cartella dove l'avete posizionato e caricate questo modello, ok? Lo fate solo la prima volta. Ora il software e i software sono operativi, possiamo partire a fare il tutorial. Per prima cosa vi consiglio di tenervi sotto mano la traccia delle cose da fare. Potete fare riferimento al video della teoria che abbiamo visto la scorsa volta sullo sviluppo dei file con Cyril. Io ce l'ho qui sul portatile sotto mano. Poi dobbiamo collegare il nostro C-Star con il cavetto USB in dotazione al nostro PC e accenderlo per poter scaricare i file che andremo successivamente a elaborare. Io l'ho già fatto, quindi se andate sulle risorse del computer troverete sotto questo PC, se avete Windows, l'unità C-Star. Noi andiamo dentro a questa unità e dentro la cartella MyWorks troviamo la cartella di tutti gli oggetti del profondo cielo che siamo andati a riprendere, che sono rimaste memorizzate all'interno della memoria. Noi oggi andremo a focalizzarci sulla nebulosa NGC 7023, troveremo due cartelle. La prima cartella si chiama NGC 7023, l'altra è NGC 7023 sub. Che differenza c'è tra le due? La prima contiene i file già staccati dal C-Star, sia in formato JPEG sia in formato FIT. Sono i file di stacking che lui fa in automatico al termine di ogni sessione di lavoro, oppure che andate a fare voi manualmente con l'applicazione con la funzione somma del profondo cielo. Quindi lui va a memorizzare sia in formato FIT che in formato JPEG. Noi volendo potremo prendere direttamente questi file in formato FIT e elaborarli con Cyril,
risparmiandoci la fase di stacking di fatto. Però io preferisco partire da zero prendendo proprio i singoli fotogrammi che lui è andato a salvare. I singoli fotogrammi che lui va a salvare li va a salvare nella cartella sub e ovviamente va a salvare tutti quelli di ogni serata che andate ad acquisire. Io ad esempio qui ho iniziato ad acquisire il 27 giugno la nebulosa e ho terminato il 3 agosto. Quindi qui abbiamo tutte le immagini che sono andato a salvare in ogni sessione che noi siamo andati a riprendere questa nebulosa con il nostro Seastar. Una cosa vi consiglio di fare, vi consiglio di estrarre da questa cartella solo le serate che ritenete veramente buone. Io ad esempio qui ho trovato delle serate nuvolose e quindi ho preferito scartare quelle serate lì, quindi non le sono andato a salvare nella memoria del computer e non le ho elaborate e non le andrò a elaborare perché appunto sono sporche e quindi potrebbero dar fastidio al vostro processo di stacking. In questa cartella troviamo sia i file FIT, perché lui memorizza sia i file FIT che i file JPEG. Dobbiamo stare attenti quindi a selezionare solo i file FIT e appunto solo quelli puliti, quindi senza nuvole, senza disturbi. Io questa operazione l'ho già fatta e sono andato a memorizzarla in questa cartella. NGC 7023. Qui bisogna fare attenzione, dobbiamo creare delle cartelle di riferimento in modo che Cyril possa riconoscere le cartelle da cui prendere i file. C'è una regola da rispettare. Cyril riconosce 4 cartelle di base in quella che sarà poi la cartella home che vedremo successivamente. Ci sono le cartelle lights, flats, darks e BS. Noi dobbiamo creare queste 4 cartelle, quindi cosa ho fatto? Io mi sono creato la cartella NGC 7023, l'ho chiamata tratto basso 2 perché è la seconda prova che ho fatto. Dentro sono andato a creare le 4 cartelle di base, lasciate stare adesso le altre che vedete, voi dovete creare la BS, la Darks, la Flats, la Lights e di fatto andremo a popolare solo la Lights, cioè i nostri file FIT che abbiamo appena visto dalla memoria del Seastar. Ovviamente, come vi ho già detto, qui ho già escluso tutti i file che per me sono brutti, quindi quelli con le nuvole, quelli con i disturbi li ho tolti. Poi la cartella Flats la lasceremo vuota, la cartella Darks pure, la cartella BS pure. Sono i file di calibrazione che se abbiamo una fotocamera tradizionale, una reflex modificata ad esempio, ma anche una camera astronomica, noi qui dovremmo andare a fare questi file e andarli a memorizzare in queste cartelle e poi Cyril li utilizzerà per appunto fare la calibrazione del rumore e la calibrazione del sensore. Io questi file non li ho, nel Seastar non ci sono, anche se il Seastar può fare la calibrazione, come abbiamo già visto, dei darks e dei flat e la fa in automatico. Praticamente, da quello che intuisco, come vi ho già detto, se voi fate la calibrazione con la procedura del Seastar, praticamente ogni singolo file è già calibrato appunto dai darks che siete andati a fare e dal flats. Quindi in sostanza non dobbiamo fare niente perché sono già calibrati in partenza, in origine. Quindi noi comunque queste 4 cartelle le andiamo a creare perché servono di riferimento a Cyril. Dopodiché, una volta che abbiamo salvato i nostri file nella memoria del computer e vi faccio vedere, io ne ho salvati esattamente, tenendo buoni solo quelli puliti, ne abbiamo 940, quindi ho 940 scatti e praticamente sono tutti scatti in equatoriale di 20 secondi. Vediamo. Ecco, alcuni sono a 30 secondi. Se vedete i primi che avevo fatto, le prime serate, li avevo fatti in equatoriale a 30 secondi, poi ho abbassato a 20 secondi. Ok, adesso questa cartella la chiudiamo, apriamo il nostro programma Cyril. Io ho la versione 1.4 beta 3. La prima cosa che vi consiglio di fare è attivare gli script che di default alla prima apertura non sono attivi e che ci serviranno. Gli script, diciamo, sono delle operazioni che vengono fatte in automatico secondo una sequenza di istruzioni dal programma. Alcuni script sono già precaricati, altri invece non lo sono. Per caricarli andate su preferenze, qui in alto a destra, andate su scripts e andate ad attivare con il flag lo script che vi interessa. A noi interessa, per quanto riguarda lo sviluppo dei file del Seastar, l'Aberration Remover,
che vedremo poi cos'è, e il Sistar Preprocessing, quindi questi due li flaggate la prima volta che andate a aprire il programma. Poi un'altra cosa da fare è andare a indicare qual è la cartella di lavoro. La cartella di lavoro abbiamo visto prima, è quella cartella che voi nominate nel vostro PC con il nome dell'oggetto che avete ripreso e che contiene le 4 cartelle. Quindi schiacciamo questo pulsantino della casetta e andiamo in cerca qua navigando nel menu di sinistra la cartella nostra. Io ce l'ho qui. La cartella nostra, in questo caso è NDC 7023-2, la seleziono e gli dico apri, cioè gli dico di andare a lavorare su questa cartella. Lui sa già che lì troverà le 4 cartelle, Lights, Flats, BS e Darks. Bene, adesso siamo pronti per fare le operazioni di stacking con tutti i file, i 940 file che siamo andati a scaricare. Quindi andiamo su Scripts, Serial Scripts File, Sistar Preprocessing. Compare perché l'abbiamo caricato un attimo fa. Lui dirà, adesso vi è fuori questo messaggio, vi dirà che potrebbe succedere che qualcosa vada storto, quindi vi avvisa. Quindi voi date ok, potete anche flaggare e non mostrare nuovamente questo messaggio, io lascio così, esegui scripts. Adesso il software partirà a fare le operazioni di stacking sulle immagini che abbiamo selezionato all'interno della cartella Light e all'interno della cartella Home. Potete vedere l'avanzamento del processo sulla finestra del prompt dei comandi che si apre insieme al software Serial. Se vedete sempre due icone relativamente al programma Serial, il programma Serial e la finestra del prompt dei comandi. Qui vedete, adesso io l'ho aperta e vedete tutte le operazioni che sta facendo. Una piccola nota rispetto alla versione 1.4 beta 2 e ovviamente anche le precedenti, che questa finestra era incorporata, si apriva sempre doppia insieme a Serial ed era sempre incorporata al programma, quindi era incastonata qui nel programma Serial. Invece adesso è proprio separata, quindi se volete vedere l'avanzamento del processo dovete tirarla su, dovete aprirla. Una cosa che vi segnalo molto importante, che vi farò vedere dopo: dovete avere un disco su cui lavorare, necessariamente, se possibile ovviamente, diciamo di tipo allo stato solido, in modo che le operazioni di salvataggio dei file intermedi che lui va a creare siano veloci. E inoltre dovete avere molto spazio libero sul disco fisso, quindi su questa memoria, perché le operazioni di salvataggio di questi file intermedi che poi appunto vi mostro richiedono molta memoria, anche se di fatto le singole immagini FIT del Sistar, essendo in semplice formato Full HD, non sono molto pesanti, ma comunque lui va a generare dei file intermedi molto pesanti, quindi anche più ne avete, più scatti avete, qui ne abbiamo 940, più ovviamente questo processo di salvataggio richiede memoria, dove abbiamo tutti i file log, ovvero tutti i messaggi che lui ci comunica, e vedete che in fondo tempo di esecuzione totale è di 1 minuto e 45. Ovviamente la durata di questo processo dipende dalla potenza del vostro computer e, come vi dicevo, dalla memoria. E come vedete, esecuzione dello script completata con successo. Se andiamo un po' più su possiamo anche vedere quante immagini sono state elaborate rispetto a quelle che abbiamo dato in pasto. Eccolo qua, su questa riga qua, integrazione di 920 immagini su 920 della sequenza. Noi avevamo 940. Nel processo prima del processo di stacking, dove lui va appunto a analizzare le singole immagini, ne ha scartate 20. Quindi diciamo che la media è buona, 920 buone su 940, è un'ottima media. Vi faccio vedere dove lui ha salvato questa immagine. Allora, dobbiamo andare nella cartella che abbiamo generato precedentemente. Io ce l'ho qui dentro. Eccola qua. E all'interno della cartella che noi abbiamo definito come cartella Home in Serial troviamo questo file, un file FIT di 24 MB, dove abbiamo anche riportato il tempo di integrazione totale, 920, che è appunto il numero dell'immagine che lui è riuscito a staccare per 20 secondi. In realtà abbiamo visto che alcune immagini erano a 30 secondi, lui probabilmente prende l'ultima che sa essere 20 secondi perché è scritto nel file,
e lui fa 920x20. In realtà se ne avete miste non so lui cosa faccia in realtà, e quindi il tempo totale è leggermente diverso, però se avete scattato sempre a 20 secondi sapete che il tempo totale di integrazione è 920x20. Vi faccio vedere la cosa che vi dicevo prima, ovvero la cartella process. Nella cartella process lui va a salvarsi tutti i file intermedi che ha utilizzato per creare questo file fit staccato. Se andiamo a fare tasto destro e andiamo a vedere quanto grande è, ci renderemo conto che è enorme, sono 50 giga. Ok, questi sono i file intermedi su cui ha lavorato per creare il nostro file fit staccato. Attenzione, perché dalla versione beta 3 il file di stacking non si apre in automatico. Cosa voglio dire? Alla fine del processo di stacking, la versione beta 2 e precedenti aprivano in automatico qui il file di stacking. Non si sa perché questo non avviene più. Quindi per aprire il file di stacking, mi raccomando, questa finestra non chiudetela, ma mandatela giù a icona, perché se la chiudete si chiude il programma. Dovete andare su apri e andare a aprire nella cartella home, che lui la individua già perché l'abbiamo data prima, il file fit. Apri. Ovviamente non occuperà tutta la porzione dello schermo, perché appunto è un file in 9/16, il formato di Sistar, in Full HD. Come vedete è tutto nero, a parte qualche puntino luminoso, ma è tutto nero, non si vede niente. Perché? Perché questa immagine, come abbiamo detto nella teoria, è l'immagine lineare, cioè non strecciata, dove le informazioni ci sono ma sono nascoste, bisogna tirarle su. Allora, per fare le prime operazioni, come vi dicevo nella teoria, bisogna fare un auto stretch. Allora, l'auto stretch si fa andando qui in basso al centro, schiacciando la paletta lineare. Qui ci sono le varie operazioni di stretch, noi facciamo l'auto stretch. Ecco che comparirà magicamente la nostra nebulosa con le stelle lì vicino. Adesso seguiamo la scaletta e andiamo a vedere cosa bisogna andare a fare. Allora, dopo aver fatto l'auto stretch possiamo fare un crop dell'immagine, quindi ci teniamo, diciamo, la parte centrale, eliminiamo un po' i bordi, perché i bordi sono sempre un po' fastidiosi, le stelle sono strisciate, il bordo non è ben definito, quindi lo andiamo a togliere. Quindi facciamo una finestra proprio col mouse, la trasciniamo e ci teniamo solamente la parte centrale, eliminiamo un po' di pixel del bordo. Per dare il taglio effettivo bisogna fare tasto destro, ritaglia, ritaglia. Ecco che abbiamo ritagliato. Poi andiamo a fare il livellamento dei gradienti con Graxpert. Allora, Graxpert, come vi dicevo all'inizio, come ho sempre detto, è un software che gira come eseguibile, può lavorare autonomamente, però noi lo facciamo lavorare in simbiosi con Cyril, quindi non serve aprirlo Graxpert. Cosa serve Graxpert in questa prima fase? Serve a livellare i gradienti. Non so se notate, ma la nostra immagine qui al centro è scura, poi ha una banda un po' verdognola o comunque più luminosa da questa parte e da questa parte. Quello lì è un gradiente. A cosa è dovuto? È dovuto principalmente al fatto che noi andiamo a riprendere col nostro Sistar in ambienti urbani o suburbani e quindi in presenza di luci artificiali. Ed è proprio il caso mio. Qui vicino a me ho delle luci artificiali, ho sostanzialmente dei lampioni, e quindi mi creano questi artefatti luminosi che veramente sono fastidiosi. Quindi con Graxpert si va a fare il livellamento di gradienti. Fate attenzione perché dalla versione beta 3 è cambiato qualcosa, ovvero prima si faceva così, si andava su elaborazione dell'immagine, si andava su Graxpert Interface. Adesso se proviamo a fare così non funziona più. Infatti compare questo messaggio che ci dice che per motivi tecnici è stato rimosso Graxpert Interface da questo pulsante e bisogna andare da un'altra parte. Quindi chi ha la versione beta 2 o precedenti, se va lì funziona. Dalla versione beta 3, io ho fatto l'aggiornamento poco tempo fa, non funziona più così. Praticamente Graxpert è entrato come script all'interno di Cyril. Allora cosa bisogna fare? Bisogna andare su le preferenze un'altra volta e andare ad attivare con il flag diciamo, lo script di Graxpert. Eccolo qua, Graxpert AI, che sta per intelligenza artificiale, poi vedremo perché.
quindi lo dovete flaggare se avete la versione beta 3. La versione beta 2 invece andate là su elaborazione dell'immagine. Io do applica, vado su scripts, dovrebbe essere sotto Python scripts processing Graxpert AI, eccolo qua, insieme all'aberration remover che abbiamo attivato prima. Allora vado a cliccare su Graxpert AI. Qui ci dice che lo script fa le sue cose, quindi bisogna stare attenti. Vabbè, diamo esegui script. L'esecuzione dello script praticamente fa partire una sottofinestra che non è altro che Graxpert all'interno di Cyril, come vi dicevo. Quindi vediamo che le funzioni di Graxpert sono due e le vediamo qui: background extraction e denoising. Sono le due funzioni di Graxpert, ovvero l'estrazione dello sfondo, che sarebbe l'eliminazione dei gradienti, e la riduzione del rumore. Ok, prima fase è quella di estrarre lo sfondo, quindi ridurre quel gradiente che abbiamo visto in precedenza. Quindi lasciamo flaggato background extraction, poi select model. Dalla versione beta 3 si può selezionare solo questa, poi parametri, smoothing, cioè è quanto dar peso a questa rimozione del gradiente, più o meno. Lui parte con uno 0,5. Ecco che quindi qui siete voi un po' che dovete provare cambiando il parametro, vedendo un po' quello che vi piace di più, il concetto di personalità appunto nello sviluppo. Lasciamo subtraction in correction type e, se possibile, lasciate tutto com'è, se possibile date use GPU acceleration if available, ovvero se avete una scheda video che supporta l'accelerazione grafica, fate lavorare la scheda video, ok, non la CPU. Io ho una buona scheda video, ho una RTX 4060 Ti e quindi è una molto buona, 8 GB, abbastanza potente, gli do pure usa la GPU. Ok, io adesso provo a fare l'estrazione dello sfondo in questo modo e vado a dare apply. Lui adesso farà la sua cosa, se vediamo cambia già, perché se io mi dice processing complete, se io provo a fare un prima e un dopo, semplicemente andando avanti e indietro con le freccette qua sopra, vedete che cambia parecchio l'immagine, migliora drasticamente rispetto a prima. Io adesso lo lascio così, quindi provate voi a cambiare il parametro, inizialmente 0,5 a un valore più bassi o più alti, provate voi. Andiamo nella fase successiva. La fase successiva è quella di andare a far capire a Cyril che oggetto abbiamo ripreso, in questo caso una nebulosa NGC 7023, perché poi dovremo fare la calibrazione del colore, ok? Quindi come facciamo ad andare a dire qual è l'oggetto stellare che abbiamo ripreso? Dobbiamo andare su Tools, Astrometria, quindi Tools, Astrometria, Plate Solver dell'immagine, quindi questa operazione in astronomia appunto, fotografia astronomica, si chiama Plate Solver. Andiamo qui. Allora qui lasciate tutto com'è, semplicemente dovete trovare nel catalogo degli oggetti appunto la nostra nebulosa. Allora scriviamo NGC 7023, la trova, quindi la selezionate, è già selezionata di suo, e gli diamo ok. Adesso lui sa che la nebulosa è la NGC 7023, quindi nella fase successiva, che è appunto la calibrazione del colore, sa come attribuire il colore, perché esiste, diciamo, un catalogo di queste immagini e quindi i colori vengono adattati a questi cataloghi. Quindi per calibrare il colore si andava su elaborazione dell'immagine, calibrazione del colore, e fate calibrazione del colore spettrofotometrica praticamente. Come vedete alcune traduzioni non sono state fatte, quindi una parte è un po' Cyril, un po' in italiano, un po' in inglese. Comunque diamo l'ultima e fate attenzione che qui la calibrazione dovete farla per forza dopo il plate solver. Se provate a fare la calibrazione prima del plate solver non funziona, perché ovviamente lui non sa che immagine abbiamo dato in pasto. Quindi dobbiamo farla dopo. Clicchiamo qua. Qui adesso dobbiamo sostanzialmente settare quelli che sono le tipologie, la tipologia di immagine che abbiamo ripreso, diciamo, e il tipo di sensore che siamo andati ad utilizzare. Lui riconosce già che il sensore del SeaStar è il Sony IMX662. Chi mi segue da un po' sa che ne ho parlato nel video iniziale, proprio quello dove ho presentato il SeaStar.
che c'è appunto questo sensore. Nei file FIT del Sistar sono riportati anche i dati EXIF, dove ci sono appunto le informazioni tecniche, in cui una delle informazioni tecniche è il tipo di sensore. Quindi questo lo lasciamo selezionato. OSC filter. Sono stati usati dei filtri per queste riprese? In realtà sì, perché il Sistar ha il filtro UV-Cut, EarCut, oppure il filtro anti-inquinamento. Il filtro anti-inquinamento non l'abbiamo usato per riprendere questa nebulosa, abbiamo usato il filtro UV-IR. Quindi in teoria io dovrei provare a selezionare questo. Vedete c'è anche ZVO Sistar LP, ok? Non abbiamo usato quello. Di default c'è no filter. Allora facciamo così, lasciamo non filter e proviamo a fare con no filter e poi anche l'altra, quindi UV-IR-Cut. E poi il catalogo stellare, lasciamo pure Gaia DR3, ce ne sono due, vedete è un catalogo online, quindi si rifà un catalogo online. Proviamo a dare ok. E non c'è altro da selezionare, ecco il sensor type one shot color mono, vedete no. Non dovete selezionare mono assolutamente, ma one shot color USC, quindi quello di default. Andiamo ok. Adesso lei ci metterà un pochino. Se vedete qui nel prompt, vedete anche le operazioni che sta facendo e come vedete sta aspettando i dati per fare questa operazione di calibrazione del colore, perché si deve collegare al server. Quindi qui nella finestrina del prompt dei comandi vedete sempre quello che sta facendo Cyril. Ecco, lui qua poi ci dà anche una calibrazione sotto forma di grafico e ci fa vedere in sostanza dove sta la nostra immagine rispetto a quella che è il riferimento, che è il grafico verde. Adesso non stiamo a entrare nei dettagli di questo grafico, lo chiudiamo e tirate giù l'icona il prompt dei comandi perché sennò si chiude tutto e diamo ok, anzi gli abbiamo già dato ok, quindi possiamo dare chiudi. Se vedete l'immagine ha cambiato colore, possiamo vedere perché se facciamo un prima e un dopo con le freccette ci rendiamo conto, vedete che l'immagine ha cambiato colore, ha cambiato aspetto. Qui è bluastra come dovrebbe essere, invece quella ripresa dal Sistar staccata in Cyril è verdognola. Ok, adesso proviamo a fare una cosa, sono tornato indietro, quindi sono tornato all'immagine originale, proviamo ad andare su elaborazione dell'immagine, calibrazione del colore, l'ultima che è l'aspetto fotometrica e andiamo a cambiare il filtro, proviamo a mettere UV-IR perché di fatto è acceso quello o uno o l'altro nel Sistar, quindi se non è acceso l'LP è acceso l'UV-IR e proviamo a dare ok di nuovo, quindi lui farà i suoi conti. È cambiato qualcosina, adesso nel grafico si vede poco, chiudiamo e chiudiamo. Ecco, non si percepisce la differenza rispetto a prima, comunque siccome il Sistar usa questo filtro io l'ho selezionato. Quindi adesso abbiamo l'immagine che è calibrata dal punto di vista del colore, in sostanza quello che è il bilanciamento del bianco. Ecco, io direi di fermarci qui per quanto riguarda la prima parte dello sviluppo. Cercate di assimilare i concetti che abbiamo visto fino adesso per prepararci poi alla seconda parte finale. Io vi saluto e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!